Benvenuti al primo episodio di Sara Pianta. Un format in cui confermiamo o sfatiamo miti e conoscenze sulle piante più comuni. Sara Pianta, Sara Pianta, scopriamolo. La protagonista di questa prima puntata è lei, la camomilla. Sapete quante tazze di camomilla al giorno vengono bevute in tutto il mondo? Secondo uno studio effettuato dall'Università di Cambridge, se ne consumano fino a 1 milione di tazze al giorno. Ma infatti, ma quante ce ne hanno fatte bere le nostre nonne? È per farci dormire? È perché avevamo mal di pancia? È successo a me. Te è successo? Mi è venuta la nausea fuori di bere camomilla. A voi sarà pure successo. Ma siamo sicuri che serva proprio e solo per questo? Il suo nome scientifico è Matricaria camomilla e il binomio deriva da 2 parole greche. Matricaria sta per matrix, che significa utero, in quanto le venivano attribuite proprietà emenagoghe. Camomilla, invece, deriva da camemilon, che significa melanana, proprio perché il suo sapore ricorda quello della mela renetta. E questo già ci fa capire come la camomilla era largamente utilizzata nel mondo greco, ma ancor prima era quasi venerata nel mondo egizio, tanto che era stata dedicata alla divinità del sole e veniva utilizzata soprattutto per le sue proprietà febbrifughe. Se poi andiamo a pensare al mondo medievale, vediamo che viene utilizzata fino addirittura al 1500 come tonico e come antinevralgico. Ma questi suoi utilizzi comunque non sono andati persi al giorno d'oggi, tant'è che viene ancora utilizzata nella medicina tradizionale e nell'omeopatia e rientra nella farmacopea di 26 paesi. Infatti, se vogliamo parlare e pensare a un rimedio largamente utilizzato nei secoli scorsi, era quello che vedeva l'utilizzo del macerato oleoso di camomilla, dei macerati ottenuti in poco tempo, quindi non si parla dei veri e propri oleoliti. Anticamente infatti che cosa si faceva? Quando qualcuno aveva una ghiandola infiammata e gonfia, si andava a mettere un pugnettino di capolini seccati di camomilla in olio extravergine di oliva. Lo si faceva riscaldare, dopodiché con quest'olio si andava a imbibire una pezzuola che poi veniva utilizzata per essere posta sulla ghiandola dolorante. Questa procedura è stata anche utilizzata niente poco di meno che da Nostradamus, però per una finalità un pochino differente. Era infatti rivolta ad alleviare i dolori articolari. Lui consigliava di fare un macerato molto più lungo, quindi di far sobbollire in modo molto tenue per diverse ore, si parla di 4-6 ore, sempre un tot di capolini essiccati di camomilla in ottimo olio di oliva. Dopodiché sempre quest'olio veniva utilizzato per massaggiare le parti doloranti. Scusa se ti interrompo, Dimmi. avevo letto che in Italia veniva utilizzato questo macerato oleoso a caldo in olio d'oliva da applicare sul petto per curare o alleviare i disturbi delle malattie respiratorie. Magari veniva messo pure un tessuto un po' più caldo su. Sì, avevo letto anche questo. Ok, così che gli oli essenziali magari potessero evaporare in modo ottimale, diciamo, per essere poi inalati dal paziente, diciamo, da chi stava poco bene. Sì, ma infatti venivano anche utilizzati tramite suffumigi. Ah, ecco. Si facevano dei suffumigi con la camomilla in modo che si potesse respirare l'olio essenziale che è molto volatile e quindi giovasse alle vie aeree. Però di utilizzi sulla camomilla davvero ne abbiamo dei più disparati. Un altro uso che sicuramente conoscete è l'utilizzo della camomilla per quando uno ha problemi agli occhi. Mia mamma ogni volta che c'era una lacrimuccia in più mi faceva l'infuso di camomilla, bagnava la pezzuola e me lo metteva sugli occhi. Anche la mia, quando avevo la congiuntivite, che avevo magari al mattino gli occhi incrostati, con una garzina me li puliva con la camomilla. E questo è un uso che si è perpetuato nei secoli.
E oltre ai lavaggi oculari veniva utilizzata anche per i lavaggi vaginali. Però ecco, per il lavaggio oculare bisogna fare attenzione perché la medicina moderna ha dimostrato che la camomilla può provocare delle reazioni allergiche in soggetti sensibili. Questo è dato dal fatto che comunque il fiore contiene polline che viene rilasciato dall'infuso e molte persone sono allergiche ai pollini, quindi bisogna prestare attenzione alle sensibilità soggettive. Infatti, e si è infatti potuto vedere come soprattutto le persone che sono già sensibili all'artemisia possono sviluppare ancora più facilmente delle reazioni avverse nei Sì. confronti della camomilla. Non solo all'artemisia, ma anche chi è allergico a tutte le asteracee, di conseguenza certo. è allergico anche alla camomilla perché fa parte della famiglia. La camomilla è stata anche largamente utilizzata dopo i parti. Quando era ancora in voga il partorire nelle proprie abitazioni, si andavano a dare degli infusi molto concentrati appunto alle neomamme, proprio per andare a evitare o comunque a limitare la possibilità di emorragie postpartum. Uno studio effettuato nel 1993 sui neonati ha dimostrato che l'utilizzo della camomilla contro le coliche intestinali migliorava proprio i dolori dei bambini del 57%. Tanti numeri, ma infatti anche in veterinaria. Sì, sì. Ti è capitato a te? Sì, te l'avevo raccontato. Sì. Avevo il cane che stava molto male per disturbi intestinali perché era intollerante a delle crocchette e la veterinaria mi ha detto, prima di portarlo da me, nel frattempo dargli un infuso di camomilla. Quindi vedete, capite come davvero la camomilla è stata utilizzata nel corso di tanti secoli, ma per tanti utilizzi. E poi perché? Perché comunque ha delle proprietà eccezionali e le sue controindicazioni, i suoi rischi sono veramente minimi. Infatti viene dato alle partorienti, è stato sempre dato alle donne in gravidanza, ai bambini, ai neonati, agli animali, agli anziani. Infatti adesso praticamente vedremo come... No, non non lo anticipare perché Mamma ne dobbiamo mia. parlare dopo. Non è che devi anticipare sempre le cose. Va bene. Abbiamo una scaletta da seguire. Ok. Visto che non posso parlare già della senilità, parliamo della cucina. Allora, come della cucina? Ma lo dovevo dire io, è il mio argomento preferito. Vai, forza. Però se vuoi dire tutto tu, non mi invitavi Dai. a fare questo video. Tu mi hai invitato a fare questo video. Ma se sto a casa tua! Ah, è vero. Dai, parla della Che cucina. violenza, denunce. Dai, parla della cucina, su. Vabbè. Allora, la camomilla è non solo un ottimo rimedio fitoterapico, come piace tanto Emanuela dire, però è un ottimo ingrediente da utilizzare in cucina perché le sue note aromatiche si prestano molto bene ad essere utilizzate in svariate preparazioni, sia dolci che salate. Un esempio importante della cucina lo troviamo nei piatti di Stefano Baiocco, 2 stelle Michelin di Villa Feltrinelli. E un altro esempio di un piatto che abbiamo potuto gustare anche personalmente a Udine è quello di Stefano Basello del ristorante 1905. Buonissimo, una cosa divina, solo da provare, Dovete andare a provarla, Sì. ma non vi possiamo dire altro. No. Sì, e poi vogliamo mettere le panne cotte fatte con la camomilla? Ma il vino, i liquori si può utilizzare per creare non solo infusi caldi, ma anche bevande rinfrescanti e dissetanti. Sì, è vero, anche perché ha un aroma molto complesso, già come venivano anticipati nell'antica Grecia, Sì. che ricorda un pochino... La mela verde, è proprio dal nome stesso che deriva dal greco, si può capire la sua composizione chimica, che però non vi possiamo anticipare adesso, Ecco. mi raccomando. Quindi abbiamo dei sapori con delle note molto amare, ma con delle note anche dolci, fresche e floreali. Quindi possiamo fare
dei piatti dolci come gelati, panne cotte, come dicevamo prima, ma anche accostarlo a della selvaggina, perché ha quell'aroma molto particolare che si accosta bene al fieno e alle carni di animali selvatici. Anche perché se vi va, assaggiate, sentirete che vi riporta non soltanto alla mela verde, ma anche alla carota. Sì, Anche, è vero. Soprattutto nelle foglie. Sì, 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 sì. Quindi è tutto uno scoprire la camomilla. Arriviamo adesso alla parte fondamentale. Noi conosciamo la camomilla in bustina che compriamo al supermercato, o sarebbe meglio comprare quella in erboristeria, però la camomilla cresce spontanea, soprattutto in Italia, cresce in tutto il territorio. La troviamo sia in montagna che in pianura. Predilige dei terreni calcarei, umidi, ma vuole il pieno sole. Sì, ma infatti se vai in giro la trovi molto spesso insieme ai papaveri adesso. Quindi Sì. Ma come la riconosciamo però? questa è la parte più difficile. Partiamo dal fusto. Ha un fusto molto ramificato. Possiamo vedere come si divide in diverse ramificazioni. Poi, guardando la radice, ha una radice fittonante e diverse radichette che si diramano da essa. Se osserviamo bene da vicino, possiamo notare che il fusto è glabro, quindi non ha peluria. Andiamo adesso a guardare le foglie, che sono lunghe e strette, bipennatosette, divise in lacinie, lineari e filamentose. L'altezza che può raggiungere varia dai 10 agli 80 cm. Parlando adesso della parte più importante, ovvero dei capolini, è composta da delle infiorescenze, ovvero un insieme di fiori, in quanto quelli che noi chiamiamo petali in realtà sono i fiori. Abbiamo i fiori ligulati, Che in genere sono quelli bianchi che voi vedete. che chiamiamo petali. Il disco centrale invece è giallo, con fiori tubulari, ed è conico e cavo. Adesso andremo a vedere il segreto per riconoscere la camomilla vera. Se facciamo una sezione della camomilla, possiamo vedere come essa si spappoli e non si vede un cazzo. Però magari non con le unghie, facciamo un lavoretto più di fino con delle forbici. O con un coltello, O con un sarebbe coltello. anche più carino, però sia quel che sia. Se noi andiamo a guardare la sezione dell'infiorescenza, possiamo vedere che cava, ovvero c'è un foro all'interno dell'infiorescenza. E quindi se vediamo questo foro dell'infiorescenza siamo certi che quella sia Matricaria camomilla. Infatti può essere confusa più o meno facilmente con altre piante della stessa famiglia. Qui infatti abbiamo degli esempi. Abbiamo ad esempio una pianta che trovate facilmente, che è la margherita. L'Erigeron annua. Ma può essere anche confusa con la pratolina, con la bellis perennis in tanti. Ma bisogna fare attenzione a non confonderla con una pianta che può provocare delle reazioni a chi è molto sensibile. Assolutamente sì. Appunto la camomilla fetida, poverina. Fetida perché? Perché puzza, scusami. Sì, Puzza di piedi. infatti questa povera camomilla ha un olio essenziale, ha un composto presente nel suo olio essenziale che gli dà questo caratteristico cattivo odore. Il suo nome scientifico è Anthemis scotula. Infatti la sostanza si chiama proprio antemicotulide. Già, e appunto come stavamo dicendo può provocare in soggetti particolarmente sensibili nausea e fotosensibilità addirittura.
Quindi bisogna stare molto attenti a non confonderla con la camomilla verde. Come facciamo a non confonderla? Innanzitutto le infiorescenze sono molto più grandi rispetto alla camomilla vera. Andiamo a vedere la differenza adesso nell'infiorescenza, in quanto nella camomilla ha l'infiorescenza a forma conica ed è cava all'interno del ricettacolo, mentre l'antemiscotula ha un'infiorescenza subcilindrica e un ricettacolo pieno. Un'altra importante camomilla che viene utilizzata anche in fitoterapia È in cucina. è la camomilla romana. Praticamente tutte le camomille hanno più o meno le stesse proprietà, anche se c'è quella che è più indicata per un determinato tipo di problema, e quello invece migliore per lenire altre problematiche, perché comunque il fitocomplesso è uguale per tutti, con concentrazione però delle varie sostanze in modo molto differente. Infatti, per esempio, nella camomilla romana, nell'olio essenziale della camomilla romana, c'è una concentrazione di camazulene veramente ridotta, tanto che viene utilizzata soprattutto come rimedio antispasmodico. Però aspetta, il camazulene non sanno cos'è, ne Vero? parliamo tra poco. Verissimo. Ma adesso andiamo a vedere i componenti che caratterizzano il fitocomplesso della camomilla tedesca. E andiamo anche a capire perché ha queste proprietà e a cosa sono dovute. Infatti, allora, una prima grande famiglia che caratterizza il fitocomplesso della camomilla è quella composta dagli oli essenziali. All'interno degli oli essenziali troviamo delle sostanze molto importanti. Troviamo la matricarina, i sesquiterpeni, dove come concentrazione che va dallo 0,2 all'1,9 abbiamo il camazulene, e qui troviamo molto importante la matricina, alfa-bisabololo e ossidi di bisabololo A, B, C, fino addirittura al 75-90%. Abbiamo poi il limonene, il pinene, l'ocimene, un terpene molto importante, il farnesene, e addirittura il 20% di poline. Il pinene si trova anche nel pino e l'ocimene e l'odore caratteristico è anche il sapore del basilico. Inoltre il farnesene è quello che dà l'aroma di mela. Ecco! È proprio quello di cui parlavamo prima. Ecco quindi un altro motivo per cui era stato dato il nome appunto di piccola mela. Senza saperlo però. Assolutamente. Il farnesene inoltre, magari qualcuno ne ha sentito parlare perché è presente anche nella cannabis. Infatti quando uno compra la cannabis light molto spesso porta la dicitura aroma di mela verde. Questo terpene ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche e antispasmodiche. Però si trova in alte concentrazioni nei capolini e diminuisce man mano che questi vanno in decomposizione. I sesquiterpeni e il camazolene sono presenti negli oli essenziali, come abbiamo detto, ma in concentrazioni variabili rispetto intanto alla zona in cui viene raccolta la camomilla. Infatti sembra che appunto anche il terreno possa influenzare sulla concentrazione di determinate sostanze all'interno dell'olio essenziale, e in più sono concentrati in un momento specifico della fioritura, quando il capolino è aperto, quindi non in bocciolo, è aperto fino al momento prima, diciamo, che inizi a sfiorire. E gli oli essenziali poi, man mano che si va avanti con l'essiccazione, questi ottimizzano il loro potenziale. Ecco, esattamente. Ma inoltre il camazulene, di cui parlavamo prima, è quello che dà il colore blu all'olio essenziale. Ecco, chi non lo sapesse, l'olio essenziale di camomilla ha il colore blu. Infatti un pochino il nome Camazulene da azzurro. Infatti un indicatore di qualità dell'olio essenziale di camomilla è proprio l'intensità dell'azzurro. Più questo è intenso, più la concentrazione di camazulene al suo interno è ottimale.
E il camazulene, come tutti i sesquiterpeni e il bisabololo, sono degli ottimi antinfiammatori. Quindi, Esatto. ecco, quindi appunto più c'è questa concentrazione alta, più l'olio essenziale svolgerà la sua azione antinfiammatoria. Ma non solo, il bisabololo è un ottimo alleato per chi soffre di disturbi Esatto. gastrici, in quanto il bisabololo riduce la produzione di pepsina. Ma cos'è la pepsina? La pepsina è un enzima che aiuta a digerire le proteine. Fin qui tutto bene. Il problema sorge quando questa viene prodotta in eccesso. Se viene prodotta in eccesso può creare delle erosioni nella mucosa gastrica. Delle ulcere. Esatto, come delle ulcere. E quindi la camomilla può essere un ottimo alleato per evitare proprio le ulcere gastriche. Inoltre, essendo antinfiammatorio, toglie anche l'infiammazione Assolutamente, infatti viene utilizzato tantissimo per lenire tutti i disturbi dell'apparato digerente. Sì. Passiamo adesso ad altre importanti sostanze contenute all'interno della camomilla, che sono i flavonoidi. Pensate che contiene fino a 11 composti fenolici bioattivi. E sono poi questi che danno il sapore amaro alla camomilla. Infatti, come vi suggerivamo prima, se siete curiosi e andate ad assaggiare le varie parti della camomilla, vedrete che ognuna di esse ha un grado di amarezza particolare. Tra questi abbiamo le cumarine, come l'erniarina e l'umbelliferone, gli acidi fenoli, in cui troviamo l'acido clorogenico e l'acido caffeico, i flavoni, come l'apigenina, la crisina e la luteolina, i flavonoli, come la quercitina e la rutina, e i flavononi, come la naringenina. Ci sono poi anche altre sostanze, tante altre sostanze presenti nel fitocomplesso, ma in quantità veramente minime, tanto che non vale la pena nemmeno quasi nominarle. Sono per esempio le mucillagini, il tuione, ma veramente tante altre. Adesso però dobbiamo andare a fare un approfondimento, seppur semplice, sui flavonoidi, perché dobbiamo capire se sta benedetta camomilla ha effetto sedativo oppure no. È qui che c'è la chiave di volta. Intanto dobbiamo dire che i flavonoidi sono idrosolubili, quindi si solubilizzano facilmente in acqua. Cosa che possiamo fare tranquillamente in casa. Si parla quindi degli infusi. Siamo andate quindi a cercare degli studi scientifici che dimostrassero o meno che la camomilla ha effettivamente un effetto sedativo. Sedativo nel senso che fa dormire. Gli studi che abbiamo trovato sono in particolare due. Uno è seguito su dei topi, l'altro è seguito su degli esseri umani. In quello sui topi vengono analizzati dei soggetti dipendenti da morfina. Viene associata la crisina, un flavone, alle benzodiazepine che vengono solitamente utilizzate per trattare le dipendenze. Da questi studi è emerso che la crisina è in grado di aumentare l'effetto delle benzodiazepine, ha migliorato l'efficacia del trattamento andando a modulare i ricettori GABA, che sono dei neurotrasmettitori inibitori del nostro sistema nervoso centrale, provocando un effetto sedativo nei topi senza però alterare la loro efficienza motoria. Dunque ha un effetto sedativo ma non induce al sonno. È più che altro un grandissimo calmante del sistema nervoso. Assolutamente. Andiamo quindi a comparare questo studio che ci ha appena detto Francesca con uno studio condotto in doppio cieco su due gruppi di pazienti umani affetti da lieve e moderata depressione. Ad un gruppo è stato dato un placebo e all'altro è stato dato una certa quantità di apigenina, anch'esso un flavone. Che cosa è successo? È successo che durante il trattamento si è avuto soltanto un lievissimo miglioramento andando a modulare la produzione di dopamina, di serotonina, ma di altre sostanze tutte legate al sistema nervoso centrale. Quindi che cosa significa? Che effettivamente la camomilla ha o non ha questo effetto sedativo?
come lo intendiamo noi? No. Perché? Perché infatti non va ad indurre il sonno come dovrebbe fare una sostanza sedativa, ma va a migliorare il funzionamento del sistema nervoso centrale. Quando si parla di camomilla mi è capitato spesso di leggere: tenete la camomilla in infusione massimo 3 minuti, perché se superate questi 3 minuti può avere un effetto eccitante. Ma la camomilla può essere eccitante? Ma dobbiamo un attimino approfondire questo discorso. Adesso ascolteremo la testimonianza di questa ragazza che, per tutelare la sua identità, la chiameremo Anna Giorgia. Ciao, ho iniziato a bere la camomilla quando avevo 4 anni perché mia madre me la dava per le coliche alla pancia, poi me la dava per dormire e poi non ho più smesso. Bevevo camomilla per dormire, camomilla per non dormire, camomilla per sballarmi, camomilla a tutte le ore del giorno. La prendevo per non studiare, per andare a ballare, camomilla per eccitarmi e bevevo camomilla in continuazione, non riuscivo a smettere. Poi i miei genitori hanno dovuto anche vendere la casa per dare tutti i loro soldi alla Belli, perché non potevo più fare a meno della camomilla. Alla fine anche i medici mi hanno detto: per smettere di bere la camomilla devi prendere altra camomilla, e quindi sono caduta vittima del vortice della camomilla. Ovviamente stiamo scherzando. Siamo andate così a vedere se effettivamente contiene delle sostanze eccitanti. Allora, per analizzare meglio questo discorso dobbiamo prendere in considerazione questi altri composti importantissimi, cioè l'acido clorogenico e l'acido caffeico, presenti all'interno anche della camomilla, ma in tantissime altre droghe. Li troviamo in particolare nel caffè, da cui prendono il nome. Però, c'è un però. Già. Qual è la sostanza che tutti conosciamo che crea eccitazione e dipendenza presente nel caffè? La caffeina? È proprio lei. Ed è presente nella camomilla? No. Ed è presente nel caffè verde? Sì, ma in piccolissime quantità rispetto al caffè tostato. Assolutamente. Infatti è proprio la tostatura del caffè a far salire, a ottimizzare la concentrazione di caffeina All'interno del caffè. e quindi si innescano delle reazioni per cui il caffè ha tante proprietà positive, ma Può avere tanti effetti collaterali. parliamo un pochino del caffè verde. Il caffè verde è la fonte principale di acido clorogenico. L'acido clorogenico è termicamente instabile e si scompone facilmente in acido caffeico e acido chimico, Ecco perché la tostatura va. a rovinare l'acido clorogenico. Quindi se noi andiamo ad assumere il caffè verde, abbiamo la possibilità di giovare delle proprietà dell'acido clorogenico senza che questo venga compromesso. L'acido clorogenico ha degli effetti incredibili, è uno dei più potenti antiossidanti e questo lo troviamo quindi anche in ottime concentrazioni nella camomilla. Può giocare un ruolo fondamentale per la cura di malattie cardiovascolari, per il diabete mellito di tipo 2, ma anche per la cura del cancro al fegato, della lingua e del colon. E adesso ritorniamo all'inizio quando abbiamo parlato dei pazienti anziani. L'acido caffeico di derivazione dall'acido clorogenico viene ad oggi largamente studiato perché sembra avere degli effetti incredibili sul miglioramento dei pazienti affetti da Alzheimer, Parkinson, demenza senile, perché comunque ha degli effetti direttamente positivi non soltanto sul sistema nervoso centrale, ma anche a livello della memoria, soprattutto a breve termine. Però anche questi studi hanno dimostrato che potrebbe giovare su chi soffre della nevralgia del trigemino. Io ad esempio ne soffro e quindi potrebbe alleviare
Le nevralgie, appunto, provocate dagli stati infiammatori dei nervi, proprio perché agisce a livello del sistema nervoso. come anche antinfiammatorio. A livello domestico, per godere maggiormente di questa azione dell'acido clorogenico, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a fare semplicemente un infuso. Un infuso in che modo? Andiamo a portare l'acqua dagli 80-90 gradi e l'aggiungiamo ai capolini essiccati. Lasciamo però un'infusione molto prolungata che va dai 10 ma anche ai 20 minuti. Sì, sono stati eseguiti 2 studi proprio per dimostrare che i flavonoidi vengono estratti in maggior modo con questa applicazione. Sì, prolungando quindi il tempo di estrazione, quindi non i famosi 3 minuti del tradizionale infuso delle nostre nonne, ma aumentandone di diversi minuti per poter giovare di un effetto molto più tonico, energizzante, che ci può dare appunto le proprietà antiossidanti dell'acido clorogenico. No, inoltre non mettendo acqua bollente, ma mantenendo una temperatura che varia appunto dagli 80 ai 90 gradi, non andiamo a distruggere le proprietà dei flavonoidi. Assolutamente. Ricordiamoci poi comunque, e questa è una regola che vale per ogni infuso o decotto, nel momento in cui versiamo l'acqua calda sulla droga, dobbiamo mettere il coperchio, perché non dobbiamo permettere o dobbiamo limitare il più possibile la dispersione degli oli essenziali, che altrimenti senza un coperchietto andrebbero dispersi nell'aria in un attimo, portati con sé dal vapore acqueo. Dette tutte queste parole, la camomilla è un eccitante? No, perché più che un eccitante è uno stimolante, un tonico. Un energizzante? Aiuta poi, ci stavamo dimenticando, ad assorbire in modo ottimale i nutrienti ingeriti nel nostro corpo. Sì, trasforma quello che mangiamo in energia. Ci dà quindi una carica maggiormente, ma anche a livello cerebrale, anche di buon umore, incredibili, soprattutto come abbiamo proposto in un altro video, associandola ad un'altra importantissima botanica che è la melissa. Ricca anch'essa di acido caffeico. Assolutamente. Ma gli usi della camomilla non si fermano assolutamente a quelli interni. Viene largamente utilizzata sempre da secoli anche per usi esterni, quindi uso topico, viene utilizzata direttamente a contatto con la nostra pelle. Che cosa fa in primis la camomilla? Intanto la possiamo utilizzare anche sulle piaghe aperte, ok? Quindi sulle ferite aperte. Aiuta quindi una cicatrizzazione più veloce, aiuta a pulire le ferite. Questo perché? Perché agisce, come abbiamo detto, antinfiammatorio, agisce stimolando la riepitelizzazione della pelle, ma altri due fattori importanti che ci portano ad utilizzare la camomilla per praticamente quasi tutti i problemi a livello cutaneo è perché è un potentissimo antipruriginoso, quindi in caso di orticaria, in caso di ustioni, di bruciature, un preparato a base di camomilla aiuta a spegnere il prurito, aiuta a ridurre anche l'infiammazione. Perché? La camomilla svolge un'azione vasocostrittrice, quindi va a limitare proprio la zona in cui è insita l'infiammazione che spesso può portare anche al prurito. Quindi evita proprio che questa infiammazione vada ad allargarsi sia negli spazi circostanti che agli strati inferiori della parte colpita. Va quindi proprio a localizzare l'infiammazione e l'infezione. Poi non ci scordiamo che comunque è un potente antibatterico, quindi ti aiuta a mantenere una ferita pulita e ad aiutare appunto una rigenerazione cutanea non ostacolata da un'infezione. Ha poteri emolienti, calmanti come abbiamo detto, quindi può essere utilizzata tranquillamente anche come tonico della notte. Quindi dopo una buona detersione del corpo, passare un batuffolo imbevuto di un infuso semplice di camomilla può aiutare a lenire
eventuali rossori della pelle. Parliamo adesso delle controindicazioni. Già, perché ci possono essere delle controindicazioni anche per una botanica così innocua. È consigliabile non assumere la camomilla se siamo dei soggetti a rischio anemia o se stiamo assumendo una cura a base di integratori di ferro, proprio perché la camomilla inibisce l'assorbimento di questa sostanza. Anche in modo molto sostanzioso, dal 70 all'80% può causare una diminuzione dell'assorbimento del ferro. Per quanto riguarda l'assunzione come energizzante, è bene farla magari dopo colazione o dopo pranzo al posto del caffè, in modo da poter trasformare in energia quello che abbiamo mangiato. Noi infatti adesso, dopo aver pranzato, invece della tazzina di caffè ci beviamo una bella tazza di camomilla e melissa anche. Sì. Aiuta molto nello studio anche perché stimola Assolutamente. proprio la funzione Cerebrale. Invece, se si vuole giovare delle sue proprietà lenitive della mucosa gastrica, O antispasmodiche. la possiamo assumere a stomaco vuoto prima dei pasti. Assolutamente. E ricordatevi assolutamente che se volete usufruire delle proprietà antispasmodiche della camomilla, dobbiamo fare un infuso in cui la droga rimane in acqua calda per 3-5 minuti. Se invece vogliamo ottenere un'azione energizzante tonica dalla camomilla, dobbiamo prolungare dai 10 ai 20 minuti la sua infusione in acqua calda. Vi aspettiamo alla seconda puntata. Ciao, a presto! Ciao!